Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Nel video di oggi vi voglio spiegare quello che ho fatto io. Ripeto, non vi voglio insegnare niente, l'ho già detto altre volte perché non sono un insegnante, però posso cercare di spiegarvi quello che ho fatto io per portare il segnale telefonico in laboratorio che non prendeva niente, perché forse lo ripeterò anche delle altre volte nel video, ho i muri grossissimi di oltre 1 metro, sono sotto strada e oltretutto il segnale telefonico arriva da una postazione vecchia, siamo in una gola e è anche mezza coperta, sicché già anche all'esterno c'ho poco segnale telefonico. E comunque vi spiego quello che ho fatto e vi faccio vedere come ho portato un segnale telefonico da zero praticamente ad avere diciamo una buona resa anche come servizio dati, perché vado a circa 30 mega e sicché sono più che contento perché non ci arrivava, non andava nemmeno, non suonava nemmeno il telefono, sicché peggio di così nessuna tacca, servizio non disponibile. Nel mio caso userò un piccolo amplificatore telefonico, ma dove è possibile consiglio a tutti di farlo senza amplificatore telefonico, solo con 2 antenne. Si vedrà nell'arco del video come poter fare. Se avete abbastanza segnale fuori è una cosa fattibile. Per quanto riguarda gli amplificatori telefonici, li vendono, penso che siano come si dice, non siano fuori legge, perché appunto le vendano da tutte le parti, e poi sono pochi milliwatt, sicché non è che fate un amplificatore da decine di watt, fate un amplificatore da pochi milliwatt che va giusto in quella stanza lì, e sicché non ci dovrebbe essere problemi. Comunque ognuno si informi, perché ovviamente io sono responsabile di quello che faccio io, ma non sono responsabile poi di quello che fate voi, perché non dovete fare diciamo le stesse cose che faccio io. Se mi butto da un ponte io mi ci posso buttare, ma voi non lo dovete fare, ecco, diciamola così. Sicché, che vi devo dire? Continuate a seguirmi anche questa volta in questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi e questa volta anche per me. Componente principale per ovviamente ripetere un segnale telefonico da fuori a dentro è un'antenna esterna che io ora ho appoggiato lì. Questa è un'antenna diciamo alto guadagno, la danno per circa 20 dB, come vedete è grande, è lunga, ce ne sono anche di più piccole, dipende dal tipo di segnale, dalla quantità di segnale che avete poi sul tetto, che avete nel punto dove dovete ricevere. Io ho usato questa e questa qui è molto direttiva, sicché ovviamente va puntata nella direzione del ripetitore che ci interessa. Io in questa zona qui ripetitori ce n'è uno solo praticamente, e è facile perché so dov'è e l'ho puntata lì praticamente. Chi abita diciamo in città che ce n'è più di uno, in base al proprio operatore dovrà sapere dov'è e vedere di puntarla in quella direzione lì, oppure usare un'antenna omnidirezionale. Questo qui è un esempio di antenna omnidirezionale, di solito si usa all'interno, io la userò all'interno praticamente, e non è detto che non si possa, se il segnale è abbastanza forte, usarla anche all'esterno, e ovviamente in questo caso riceve da tutte le direzioni, e se state in una zona e la mettete sul tetto in una zona con più ripetitori vi riceve da più ripetitori. Ovviamente ha meno guadagno, sicché per fare il giochino di usare solo 2 antenne senza nessun amplificatore torna diciamo un attimino peggio. Questa antenna qui io la userò all'interno per ripetere diciamo il nostro segnale telefonico. Purtroppo, come avete visto, ci avrò da metterci un amplificatore. Ora ve lo faccio vedere. Questo è un esempio diciamo di amplificatore telefonico, ma ce n'è di svariati modelli.
Allora, qui c'è l'ingresso e qui c'è l'uscita, è veramente banale perché si collega l'antenna che viene dal tetto qui, l'antenna che deve ripetere dentro qui, e qui c'è un buchino, ci si collega, diciamo, l'alimentazione. Questo fa varie bande, praticamente fa tutte le bande che attualmente sono disponibili. Io ho preso questo perché costava un po' di più, ma non si sa mai, cambio operatore o mettono, diciamo, qualcosa di migliore. Tanto qui dentro, non lo voglio dire nel bunker, ma nella Batcaverna dove sono io, non ci arriva niente, ho i muri di oltre 1 metro e sono sotto strada, e sicché qualcosa mi ci vorrà comunque. Se aumentano il segnale telefonico, ovviamente escluderò l'amplificatore, che a quel punto non mi serve più, e faccio solo con 2 antenne. Per scegliere l'amplificatore telefonico dovete conoscere la banda passante. Questo qui, il mio, riceve su 800 MHz praticamente, il mio ricevitore. Diciamo il mio telefono e il mio ripetitore trasmette qui su 800 MHz. Poi ci sono altre bande di frequenza, dovete conoscerla. Io vi consiglio, poi magari me lo metto in descrizione, guarda un attimino, date un'occhiata su internet e in base al telefono che avete potete trovare la stringa da mettere sul telefono per capire in che frequenza sta ricevendo il vostro telefono, per poter capire che amplificatore prendere, perché ovviamente se ci sono degli amplificatori, questo fa tutte le bande, ma se ne fa 2 o una sola e prendete la banda sbagliata, non serve a niente, perché questo lavora, ripeto, su 800 MHz. Se io dovessi prendere, che ne so, qualcosa tipo questo, un ripetitore che fa solo 2600 MHz, 2,6 giga, ovviamente non mi funzionerebbe, non ci farei niente. Sì che occhio a questa cosa qui. Io ho fatto una ricerca su internet e mi è apparso spiegato piuttosto bene il famoso Aranzulla, e mi è apparso un articolo suo, potete leggerlo, diciamo, lo spiega sicuramente meglio che di me. Questo qui va alimentato e poi il gioco è fatto. Un'altra cosa che ovviamente ci vuole per portare il segnale dal tetto a dentro, alla taverna mettiamo, è un cavo, diciamo, d'antenna. Di solito vengono usati questi tipi di cavi qui, che sono cavi da 52 ohm piuttosto grossi e anche piuttosto costosi. Questo è un cavo da 10 metri, a me ce ne voleva 30, ovviamente non ci faccio nulla. E io ho optato, tanto si può fare, non è il massimo ma si può fare, ho usato un buon cavo satellitare. È vero che l'impedenza è diversa, però tanto i connettori ci si possono montare lo stesso. Faccio vedere il connettore N, questo, se non erro, perché come sapete io in alta frequenza ci faccio poco. Questo è un connettore N, questo è un cavo di Messi e Paoloni, mi pare che si chiami, e ha le stesse perdite, se non meno, di quell'altro cavo nero che vi ho fatto vedere, però costa, mi pare, 1/3 o 1/4 di quell'altro cavo. Siccome mi ce ne voleva 30 metri, anche se c'è un po' di disadattamento di impedenza eccetera eccetera, il segnale che arriva giù lo porta giù tranquillamente, con poca attenuazione si può usare tranquillamente. Qualche purista dirà che non va bene, allora io gli dico di usare il cavo più costoso, ovviamente ognuno lo fa con le sue tasche. Vi posso assicurare comunque che alcuni radioamatori col cavo d'antenna con piccole potenze ci trasmettono anche, cioè col semplice cavo SAT, perché alle volte nei palazzi non gli danno il permesso di passare cavi grossi tipo RG8, tipo roba del genere, e usano questi, diciamo, in incognito, e comunque sia funzionano. Non vi dico di usarlo per trasmissione, ma per ricezione dà ottimi risultati e, ripeto, costa 1/3 o 1/4 degli altri cavi. E prima di proseguire con il video diamo qualche secondo, diciamo, al nostro sponsor, a PCBWay, che lo sapete da sempre è il mio partner per i circuiti stampati e per altre cose. Ora, con la buona stagione, siamo vestiti estivi, si va in ferie
E perché non fare quel progetto elettronico che è da tanto che abbiamo nel cassetto? Non abbiamo voglia di fare il circuito stampato, ce lo fa PCBWay, come vogliamo noi, in tutte le forme, delle dimensioni che vogliamo, già forato e non occorre forarlo noi che si perde un sacco di tempo, e viene poi molto bello anche a vedersi e ha un aspetto professionale. Non abbiamo voglia di montare componenti su circuiti stampati perché vogliamo andare al mare, anche qui nessun problema, perché PCBWay ci offre un servizio di montaggio o addirittura di premontaggio, solamente alcune parti del circuito stampato, il resto le montiamo noi, così se li trova già saldati. Anche lì PCBWay ci viene, diciamo, in aiuto. Datemi retta, fate come me, servitevi anche voi da PCBWay. Allora, qual è il sistema, diciamo, più veloce per portare, mettiamo, un segnale telefonico in taverna? Nel mio caso è in laboratorio. Mettiamo che avete un problema analogo perché avete un buon segnale esterno, ma mettiamo in taverna, che è interrata, non vi ci arriva assolutamente nessun segnale telefonico, e per qualche motivo facciamo che voi in taverna, specialmente l'estate, c'è fresco, ci state un bel po', però il telefono non vi prende in taverna. Come possiamo fare per fare in maniera di portare il segnale telefonico giù? Allora, il sistema più semplice è di mettere un'antenna sul tetto, che ora disegnerò come faccio disegni come bimbi, anche peggio. Mettiamo che questa sia l'antenna, la mettiamo sul tetto e va puntata ovviamente verso il ripetitore telefonico di vostro interesse. Per mettere, diciamo, un ripetitore telefonico che sia amplificato o che sia semplicemente antenna-antenna, dovete avere ovviamente un buon segnale all'esterno. Io non avevo nemmeno un buon segnale all'esterno, avevo 2 tacche sul tetto, sicché pensate in che condizioni sono io. Comunque, se avete 4-5 tacche, quello che è fondoscala sul tetto, siete a cavallo. Mettete un'antenna, potete mettere un'antenna direttiva come quella che vi ho fatto vedere, oppure un'antenna omnidirezionale. L'antenna direttiva, ovviamente, se il ripetitore è in questa direzione qui, la dovete puntare di qua, se è nell'altra direzione la dovete puntare di là, e ovviamente prendete un solo ripetitore. Se avete più ripetitori e chi in famiglia ha un telefono di un tipo, uno di un altro, e uno è messo in un verso, uno è messo in un altro di ripetitori, potete usare un'antenna omnidirezionale. Ovviamente le antenne omnidirezionali hanno meno guadagno, e sì che c'è dopo un pochino di problemi. Comunque il sistema più semplice è mettere un'antenna sul tetto, scendere giù con un cavo, io vi attraverserò tutta la casa così ovviamente, e poi mettere un'altra antenna in questa stanza qui. Ci sono delle antenne omnidirezionali a fungo che vi ho fatto vedere. Se il segnale è bello grosso, di qua ricevete il segnale e ve lo porta giù e ve lo ritrasmette in taverna, e poi la stessa antenna della taverna riporta sul segnale e lo trasmette verso il vostro, diciamo, operatore telefonico. Questo è il sistema più semplice e è anche il migliore. È chiaro che se non c'è il segnale non è più un migliore, perché non funziona, ma se avete un segnale bello grosso è il sistema migliore, perché in questa maniera qui nessuno vi può dire nulla. Praticamente questa è un'antenna, questa è un'altra antenna, questa è una tratta di cavo. Potete usare, come vi ho accennato, del cavo satellitare, va benissimo, anche se non è, diciamo, nato per questo scopo qui, ma comunque funziona. E in questa maniera non fate niente, non amplificate, non ripetete, nessuno può dirvi nulla, anche, diciamo, a termine di legge. Se invece il segnale che avete non è tanto buono e sicché dovete amplificarlo, metterete nel mezzo un amplificatore
In questo caso qui, questo è l'amplificatore, lo segniamo come A. Sicché l'antenna arriva qui, è una A bruttissima, cioè l'antenna arriva qui e esce di qua. L'amplificatore è bidirezionale, cioè il segnale che arriva qua ve lo amplifica e ve lo manda in taverna. Dalla taverna arriva a questo amplificatore, lo riamplifica e lo manda verso il vostro operatore telefonico. Allora, il sistema migliore è quello con il cavo e basta, senza amplificatore, perché prima di tutto non può essere nemmeno individuato. Mentre un amplificatore montato sulla linea, diciamo qua, credo mi hanno detto che può essere individuato dall'operatore e potrebbe dirvi che non va bene. Teoricamente, questo io ripeto per sentito dire, per aver parlato con delle persone, perché ovviamente il vostro ripetitore trasmette solamente qui in taverna, non va da altre parti perché è pochi milliwatt, e sicché non dovrebbe esserci problema, non dovrebbe dare noia a nessuno. Comunque questi amplificatori qui sono comunque individuabili. Non credo che ci vogli permessi perché sono di vendita libera, però informatevi perché non sono responsabile ovviamente di quello che fate voi. Io quello che faccio io l'ho fatto e diciamo, per tagliare la testa al toro, quello che ho fatto io è solo una prova e poi lo leverò e l'ho fatto solo per prova, così almeno non c'è problemi. Comunque il sistema è o all'antenna e basta, cioè le due antenne, perché se un segnale è forte qui viene ripetuto anche dall'antenna giù, o se no dovete interporre un amplificatore qui. Questo è, come vedete, sono 3 cavi praticamente, 4 connettori in croce, 1, 2, 3 e 4. E in questa maniera qui è fattibile, lo potete fare tutti. È il sistema, diciamo, migliore per portare il segnale telefonico, è il sistema migliore per portare il segnale telefonico in un punto della casa dove, diciamo, non vi arriva, esempio la taverna che magari è interrata. Allora, questo è il cavo che viene dall'antenna, ci ho montato uno spinotto di tipo N, lo collego all'analizzatore di spettro, vi faccio vedere che il segnale purtroppo, nonostante ci sia un'antenna esterna a alto guadagno, rimane basso comunque. Allora, questo diciamo è il nostro pacchettino di segnali che vengono dall'antenna del ripetitore telefonico, sono sugli 800 MHz. E niente, siamo 40 massimo 45 dB microvolt, si fa un segnale basso in partenza e nonostante l'antenna sia un'antenna alto guadagno arriva basso, e per quello ora si fa la prova che non si potrà fare il gioco di usare un'antenna a alto guadagno in ricezione e poi usare semplicemente un'antenna senza amplificatore, diciamo, in trasmissione dentro la stanza, come alle volte si può fare. Qui non si andrebbe da nessuna parte e per forza di cose bisognerà metterci l'amplificatore, che fa chiaramente bidirezionale. Userò questa antenna, che è un'altra antenna, diciamo, alto guadagno, perché ha l'attacco femmina, mentre poi all'uscita dell'amplificatore qui dentro userò un'antenna omnidirezionale che ha l'attacco maschio che va direttamente nell'amplificatore. Comunque questo è per farvi vedere che antenna con basso segnale che arriva, segnale basso, l'antenna non riesce a fare niente. Un attimo sposto, lo collego. Se avessimo un grande segnale in ingresso avremmo tante tacche, diciamo. Invece ora, se vedete il telefono, ora lo alzo, il telefono nonostante questo, ve lo avvicino, è ancora morto. Praticamente io, se volessi ricevere qualcosa con questo marchingegno, cioè senza amplificatore, dovrei appoggiare l'antenna
dovrei appoggiare il telefono al dipolo e forse appare qualcosa. Ecco, sta apparendo qualcosa e a questo punto funzionerebbe anche, perché se io provo a fare una telefonata funzionerebbe. È ovvio, va da sé che non si può stare col telefono appoggiato all'antenna di trasmissione. Proviamo a fare una telefonata. Ecco, l'ha presa, funzionerebbe, il telefono è basso, diciamo funzionerebbe ovviamente, ma non possiamo lavorare stando appoggiati all'antenna. Dopo metterò un amplificatorino come questo fra l'antenna che arriva dal tetto, fra il cavettino dell'antenna e l'antenna qui di trasmissione, per portare i livelli intorno, diciamo, a 90 dB più o meno, e vi faccio vedere che con 90 dB allora si prenderebbe in tutta la stanza un buon segnale. Ovviamente non ci servirebbe a nulla in questo caso, perché un amplificatore telefonico non basta che sia un amplificatore, ma deve essere bidirezionale. Questo amplificherà il segnale che arriva e ce lo farà vedere sul telefono, ma non servirà a nulla perché internet non andrà, forse andrà solo come diciamo come telefono e basta, con la E, quando segna la E il telefono forse andrà e forse no. Comunque servirà, è un esperimento che vi faccio vedere per farvi vedere appunto che se abbiamo abbastanza il segnale non servono amplificatori all'interno, se la stanza è piccola, specialmente come questa, è 40 metri quadri, sicché ovviamente la giro poco, sono 8 metri in tutta la stanza, sicché basterebbe e avanza se avessimo un segnale forte fuori, cosa che non ce l'abbiamo e ci comporteremo diversamente. Se io collego fra l'antenna ricevente e l'antenna che abbiamo visto trasmittente, un modulino di questi qui stupidi a larga banda che arriva fino a 4 giga, questo qui riesce a amplificare il segnale e ovviamente vedremo qualcosa sul telefono, anche se non funzionerà, diciamo, correttamente, e questo ve lo faccio vedere solamente per farvi capire che con più potenza da antenna a antenna trasmetterebbe. Sono spostato a qualche metro, se vedete segna E, praticamente non è, diciamo, LTE, o diciamo non vanno i dati, perché se io vado a vedere i dati chiaramente non vanno, perché vedete mi dice connessione in corso, perché praticamente in questa maniera funzionerebbe solo come telefono. Non mi chiedete perché dovrebbe essere bidirezionale, solo con un amplificatore come stiamo facendo che è monodirezionale non dovrebbe funzionare. Ecco, ora per me, che non sono feratissimo chiaramente, anzi non sono ferato per niente in telefonia, questo è un piccolo mistero, perché io ho messo semplicemente un preamplificatore fra l'antenna che viene dal tetto e l'antennina di ritrasmissione interna. Abbiamo un buon segnale con la E, ma ovviamente essendo direzionale, monodirezionale, cioè nel senso amplifico quello che viene fuori, qui è vero, vedo il segnale, ma teoricamente non dovrebbe funzionare. Ora sono sulla banda 3G e invece la cosa buffa, io ho provato anche a fare una telefonata, è che chiaramente non solo squilla, ora non c'è nessuno a casa ma ho provato, non solo squilla, sentite che squilla, ma ho provato a chiamare e diciamo funziona, sicché c'ho da capire perché diciamo funziona, nel senso teoricamente non dovrebbe funzionare, perché è vero che io ricevo, ma il telefono non dovrebbe riuscire a collocare col ripetitore. Sicché ecco, qui qualcuno che ne sa più di me, se me lo spiega, diciamo, sarebbe una bella cosa, mi piacerebbe saperlo. Allora, questo è proprio il modulino che avevo interposto solo per amplificare il segnale che viene dall'antenna, per farvi vedere che amplificando il segnale il telefono qualcosa segnava. La cosa buffa è che diciamo non funzionano i dati, ma a voce funzionava, appare la E
e su quella banda lì funzionava. Ecco, quello che non riesco a capire, ripeto, questo è un modulino di quelli cinesi, è un preamplificatore che loro lo danno per 40 dB di guadagno e come frequenza da 40 MHz a 4 GB, è tutto da appurare, sia il guadagno che la banda passante, ma insomma io l'avevo messo solo per fare una prova. Secondo me si doveva vedere solo il segnale e invece stranamente nella banda lì E, che dovrebbe essere 3G, e funziona anche come telefono. È strano perché il segnale dovrebbe arrivare di qui, uscire di qui, ma non c'è niente che torna indietro e lo porta, diciamo, verso l'antenna. Comunque sia, i dati non funzionavano e la voce funzionava, una chiamata sono riuscito a farcela. Ecco, questo qui sarebbe una cosa che chi è più esperto ovviamente di me, se la commenta, se dà una risposta valida, siamo tutti contenti, io per primo. Ora, per fare una prova dall'analizzatore dell'HP sto uscendo con un segnale di 800 MHz e sto trasmettendo con 90 dB microvolt. Vedete che insomma nonostante siamo a pochi metri, il segnale lì è andato, ora sono lontano, ma più o meno il segnale più o meno è andato quasi a 50 dB microvolt. Ora se io mi muovo ovviamente interferisco, chiaramente sono davanti all'antenna. Sto usando questo misuratore di campo vecchio perché la striscia che si muove torna meglio che andare a vedere alla fine l'analizzatore di spettro come si è visto prima. Sicché in questa maniera qui è più immediata la comprensione. Se io scendo da 90 per esempio già a 70 dB microvolt, come vedete c'è un calo notevole, però ovviamente se io scalo qualcosa arriva sempre. Se io scendo a 50 dB microvolt praticamente non segna più niente, non ce la fa nemmeno a segnare, e questo è perché se non abbiamo un segnale sufficiente che arriva alla nostra antennina interna di trasmissione non possiamo trasmettere niente anche in un ambiente piccolo. Ora vi faccio vedere anche con un generatore di barre, si vede ancora più visivamente, così spero di aver chiarito, diciamo, il concetto. Un'altra prova, questa volta visiva, che forse si capisce meglio. Ora stiamo uscendo dall'antenna con circa 90 dB microvolt, lasciamo stare che qualche disturbo c'è per conto suo, siamo sempre su 800 MHz, che è la nostra frequenza che ci interesserebbe. In questa maniera è visiva, si dovrebbe vedere bene. Ora con 90 dB che escono dall'antenna il segnale, diciamo, è buono comunque, a parte qualche leggero disturbo che c'è in giro. Se abbasso di 20 dB e vado a 70 dB già il segnale è deteriorato. Se scendo a 50 dB di trasmissione, praticamente, che vado all'antenna con 50 dB, praticamente sparisce tutto, e sicché di conseguenza, ora lo riporto a 90, di conseguenza un segnale che arriva all'antenna intorno a 90 dB, cioè all'antenna di ritrasmissione interna 80-90 dB, ci permette anche col telefono, diciamo, di ricevere qualcosa, di funzionare, mentre un segnale che come il nostro è 45-50 dB al massimo non ci permette di lavorare solo con l'antenna e bisogna diciamo, interporre chiaramente un amplificatore. Spero con questi esempi qui di aver chiarito, diciamo, il concetto, di essere riuscito a spiegare il concetto che ovviamente se abbiamo un segnale molto forte all'esterno e riusciamo a portarlo giù, all'interno basta semplicemente un'antenna e senza nessun amplificatore per riavere nella nostra stanza, ma non si sta parlando di un capannone, sto parlando di una stanza come questa che è circa 80 metri quadri, una taverna, quello che avete voi in casa vostra, che è una decina di metri, no, di lunghezza al massimo. Allora semplicemente con un segnale forte che arriva giù, un'antenna senza nessun amplificatore, potete ripetere il vostro segnale telefonico tranquillamente. Se no,
come in questo caso qui ci andrà messo un amplificatore per fare, diciamo, delle prove, e ora vi faccio vedere come si monta, che poi è semplicissimo. Allora praticamente siamo arrivati in fondo, le nostre prove le abbiamo fatte, non resta che collegare le due antenne. L'antenna a fungo praticamente che ritrasmetterà all'interno, la colleghiamo qui, dopo poi ovviamente lo sposto, non lo lascio sul banco, quello è ovvio comunque, e l'antenna che viene dal tetto la colleghiamo di qua. A questo punto non resta che accenderlo e vediamo se cosa si accende di queste spie qui, di questi display. Ho collegato l'alimentatore, l'accendo e vediamo cosa succede. Se è illuminato qualcosa, mi avvicino. Quella che mi interessa è questa, si illumina, è arrivata in fondo, si illumina anche il 2G, che però non mi interessa perché non ci sono i dati. Le altre frequenze, come vedete, come avevo detto, non ci sono, non c'è e non c'è, sicché la frequenza che mi interessa a me era la 4G, questa qua su 800 MHz, e diciamo sta funzionando. Ora non resta che inquadrare il telefono e vedere cosa succede. Ho spento l'amplificatore, come vedete non segna niente, lo vado a accendere, spero non sparisca il telefono, lo schermo, lo accendo e vediamo che praticamente nella stanza ora c'ho un bel segnale. Tra parentesi è connesso anche in internet. Se io vado su YouTube funziona, su YouTube dicevo funziona. Se io lo ingrandisco, eccolo qua, non c'è la voce, questo sono io e questo è il canale YouTube, sì che funziona. Se vogliamo fare un test anche di quanto arriva come velocità, si può fare. Di solito uso questo programma, facciamo il test. Non è una velocità eccezionale, ma comunque da niente a questi livelli io penso che ci posso stare, perché qui dentro, ripeto, con i muri grossi che c'è non arrivava un briciolo di segnale, che diciamo abbiamo avuto successo e lo potete fare anche voi per portare, diciamo, il segnale nella vostra taverna o dove vi serve. Allora, il video di oggi è finito e spero che di avervi dato qualche informazione su come portare, diciamo, un segnale telefonico. Ho fatto l'esempio della taverna, nella vostra taverna o in un punto della casa che non prende. Ovviamente, come si è visto, dobbiamo avere un segnale sufficiente all'esterno, perché se il segnale non c'è neanche all'esterno non è che uno se lo inventa. In questa maniera spero di aver fatto piacere a qualcuno, diciamo, che magari aveva lo stesso problema mio. Non sono sicuramente un esperto di alta frequenza, sicché prendete con le molle ovviamente quello che vi ho detto, però la cosa, se la fate, diciamo, come l'ho fatta io, se funziona a me che non sono un esperto, funziona sicuramente anche a voi. E perciò cosa vi devo dire? Il video è finito e io vi saluto e ciao ciao, ci vediamo al prossimo video.